Ragazzi, insegnamento di quest'anno è non andare in palestra se fate pesca subacquea, perché sennò poi non vi entra più la mutua e buttate il sangue come me. Infatti io, vabbè, da questa la stretta me la devo mettere piano piano, infatti me la metto a casa sotto la doccia, ne devo fare un'altra, infatti consigliatemi una bella mutua nei commenti, fatemi sapere voi quale utilizzate, quale materiale. Dovrebbero essere i neri, ma il problema è che proprio mi va stretta perché appunto quando l'ho fatta non mi arrivava. Prima manica, seconda manica, un po' stretta. Mamma mia, sempre più pesante per attraversare e si va. Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Simone, come qualcuno già sa. Oggi vi porterò con me in una nuova avventura di pesca subacquea, in particolare stiamo andando a Torre del Greco per una gara selettiva. Ma prima non dimenticare di iscriverti, ovviamente è gratuito, per voi è gratuito, ma per me è molto importante per andare avanti. Ovviamente mi fa sempre molto piacere portare contenuti interessanti a tutti voi, infatti vi ringrazio per tutti i messaggi che mi mandate di apprezzamento dei miei video, però è solo grazie a voi se io comunque sono spronato a fare nuovi video, anche perché come ben sapete non ci guadagno nulla, ma lo faccio per pura passione, per divulgazione, per farvi vedere un po' questo sport della pesca subacquea che comunque è un po' sconosciuto, no? A tanti, molti non sanno nemmeno quali sono le regole o come funzionano, addirittura molti non sapevano che esistessero le gare di pesca subacquea. Comunque, tornando a noi, io sto andando qui a Torre del Greco, mi sono già vestito da casa, ora sono le 6:30, mi sono anticipato un po' perché, vabbè, principalmente perché non riesco a dormire e quindi comunque mi sono svegliato molto presto, ma soprattutto perché lì vorrei trovare un posto per la macchina. Siccome siamo 46 atleti circa, conviene comunque anticiparsi un pochettino. E niente ragazzi, io l'ultima gara che ho fatto lì, in realtà l'unica, perché gli altri anni non ho partecipato per problemi, che era appunto ad aprile 2024, ho avuto la fortuna di vincere. Ora non so se possiamo considerarla fortuna o sfortuna. Sfortuna perché sicuramente molti penseranno, vabbè, lui ora conosce le tane, seguiremo lui, ma in realtà non è così, perché io non conosco nessuna tana, semplicemente ho messo la testa sott'acqua e ho iniziato a pescare, così come faccio sempre, e mi è andata bene perché ho vinto. In ogni caso questa volta ci riproviamo, io comunque ce la metterò tutta, spero di fare diciamo un risultato decente, perché la scorsa gara di Pozzuoli mi è andata male, come avete visto sicuramente nell'ultimo video. Ci riprovo a Torre, un fondale sicuramente un po' più carino per me, e fin quando non arriverò sulla sabbia più totale, e l'acqua comunque dovrebbe essere buona, ci sono atleti provenienti da tutta Italia, e in ogni caso sicuramente ci divertiremo tutti, che è la prima cosa. Io comunque come al solito vi porterò con me e vi farò vedere tutte le catture, cercherò comunque di fare un video che trasmetta comunque tutte le emozioni, non solo le mie ma anche quello degli altri atleti, perché vorrei che comunque questo sport della pesca in apnea fosse molto più conosciuto, e che tanti ragazzi che ora iniziano magari a pescare si avvicinino alle gare di pesca, che comunque sono molto formative ma soprattutto divertenti. E niente, ciao! Che spettacolo! Eccoci arrivati allo splendido campo gara di Torre del Greco. Allora, le condizioni sono, diciamo, di un po' di mare di fondo, come potete vedere. C'è un'ondina, diciamo, di 30-40 cm, quindi molto probabilmente si potrà pescare anche all'aspetto. E diciamo, non so, perché sembra comunque buono. Bisogna vedere un po' come uscire da quelle scogliere, perché comunque infrange parecchio. E niente, però penso che comunque sia fattibile. Sono pronto per la selettiva, siamo più di 40. Robby? Buongiorno a tutti ragazzi, la gara sta per iniziare. La gara è annullata. La gara è annullata, siamo un bel po' di persone. Sarà dura. Ne vinca il fiore. Sarà dura. La situazione la vedo Appena entra in nera. acqua decido di impugnare il 90, quindi il fucile più lungo, perché sapevo che all'aspetto comunque qualche pesce girava, perché c'era un po' di mare. Infatti dalle immagini potete vedere qualche sarago venire da lontano, ma anche qualche bel cefalo, e ero sicuro che comunque almeno un pesce sarei riuscito a catturarlo. Tuttavia, mentre pescavo praticamente mi sono accorto che qualcuno mi stava praticamente seguendo,
Quindi da quel momento ho detto è inutile che pesco all'aspetto, cambio fucile e inizio a pescare in tana. Dopo la prima ora in cui praticamente non sono andato in zone che conoscevo proprio per non farmi vedere, finalmente riesco a liberarmi della marcatura e vado su un punto che già conoscevo. Con mia sorpresa trovo due bei sarachi grossi in tana e sparo. Credo sinceramente di averli colpiti entrambi, ma come potete vedere dalle prossime immagini, purtroppo si sono strappati entrambi e non li ho più trovati. Riesco a trovare un altro spacco nuovo, quindi mai visto nelle scorse volte, e sotto questo spacco c'erano due o addirittura tre grossi saraghi. Purtroppo faccio l'errore di accendere la torcia perché qui sono molto spaventati dalla torcia. Sparo e li colpisco entrambi, ma purtroppo si strappano. Rifaccio una nuova discesa, ne trovo uno, lo colpisco, lo tiro fuori e si strappa nuovamente anche questo. Sono parecchio demoralizzato, ma comunque continuo a pescare e non mi perdo d'animo. Ritorno nella tana che vi avevo mostrato prima e i due saragoni sono ancora lì. Questa volta non posso farmeli scappare, miro e sparo. Li colpisco perfettamente entrambi e faccio una splendida coppiola di due bei grossi saraghi. Fare gli odds. Finalmente riesco a mettere due pesci a cavetto e il mio morale comunque sale di parecchio. Durante la perlustrazione di alcuni spacchi nel bassofondo mi accorgo di una sagoma strana che si nasconde dietro le uova di un calamaro. Si tratta di un grosso grongo, veramente di grandi dimensioni, che sparo e decido di non forzare. Fortunatamente ho il pedagno del grande Gaetano Testa, perché dalle immagini non si vede, ma vi assicuro che l'acqua era torbida nel bassofondo, quindi riesco a pedagnare il fucile e poiché appunto il mio altro fucile con la plancetta era un po' distante, era a circa 15 metri di distanza, quindi pedagno e vado a prendere l'altro fucile. Scendo sulla verticale del pedagno, che è veramente comodissimo in questi casi, perché appunto non soffre della corrente perché si tratta di un filo molto sottile e resistente. Arrivo sullo spacco e colpisco nuovamente il grongo. Con le due aste riesco a tirarlo fuori, è veramente grosso. Ricordo che comunque il peso minimo è 2 kg, ma si tratta di un pesce che supera tranquillamente i 3 kg. Eccolo a cavetto con gli altri due sarachi che vi ho mostrato prima. Qui decido di tornare su una mia vecchia tana che avete visto sicuramente nell'altro mio video. E si tratta di una tana con due ingressi. Da un lato c'erano già dei sarachi, dall'altro ne vedo altrettanti. Ne sono parecchi, sono 6-7 pesci, ma la maggior parte sono piccoli. Vi ricordo che comunque il peso minimo è di 300 grammi. Io cerco di allenare i più grandi e scocco il tiro. Non mi resta che cercare un tordo, quindi, perché comunque un'altra specie può sempre essere utile. E durante una planata, come un miraggio, riesco a vedere un bel tordo.
da lontano appoggiarsi sotto questo piccolo ciglietto. Lo colpisco con un tiro molto preciso e lo porto in superficie. Lo paragono più o meno alla mia mano perché ormai ho le misure per sapere se un pesce è più di 300 grammi e sono abbastanza sicuro che sia in peso. Controllo anche gli altri che comunque erano un po' piccoli, quindi tra i 2,50 e i 300 grammi, ma decido comunque di consegnarli. Infatti alla fine catturerò 6 pesci e la bilancia ne decreterà solo 4 validi. E ora lasciamo spazio alla pesatura. Soprattutto agli amici che sono venuti da lontano. Soprattutto! Un plauso va ad Annoscia, mio caro amico, e a Enrico Volpicelli, che sono svegliati alle 3 per essere qua. Poi mi fa piacere vedere tanti ragazzi nuovi che ne abbiamo bisogno, motivati, soprattutto bravi e diciamo educati allo sport. E niente, poi vabbè, la disponibilità della vecchia guardia di Peppe Baltari, Alfonso Landò, Marcello Amoruso, il grande Emilio che farà la pesatura. Grazie davvero a tutti. Mauro. Poi una parola particolare a Mauro, il mio presidente, Grande. che ha fatto tutto da solo. E volevo dire un'altra cosa, questa gara si è potuta fare anche perché altri circoli ci hanno dato una mano. Chi ha prestato il gommone, chi è venuto e ha fatto assistenza, questa sinergia è importante. Cerchiamo di fare la terza selettiva in Campania, che tutto il movimento agonistico campano ne ha bisogno. Addosso a Nicola. Sta là, Nicola, se non fai la gara faccio tanto. Questa sarà la foto del mio carniere con un grosso grungo e altri 5 pesci, di cui solo 3 erano validi, quindi in totale 4 pesci validi, che mi porteranno a un onestissimo settimo posto, considerando i 45 atleti in gara. Questo è il carniere del grande Robertino, mio carissimo amico, che lo porterà al secondo gradino del podio. Grande carniere. Questo invece è il carniere di Amedeo Di Giorgio, che è fuori classifica perché già alla prima categoria. E questo infine il carniere vincitore, Alberto Galante. Berti ha avuto la coppa dal nonno. No, la coppa dal nonno. Berti, ci fai vedere il premio, per favore? Secondo posto Amedeo Di Giorgio. Avete? Grande, facete la coppa. Primo classificato. Grande Albe. Questo meraviglioso fucile della sabbia. E avrà anche un cappellino. I cappellini vanno per girati. Sto ritornando dalla selettiva di Torre del Greco, vinta dal grande Alberto Galante, mio carissimo amico, che ha fatto veramente una pescata memorabile. Secondo Robertino, mio altro caro amico, l'avrete visto sul mio canale. E in realtà secondo era Amedeo Di Giorgio, che però essendo già qualificato alla prima categoria risulta essere non classificato, quindi fuori classifica. E niente, diciamo un po' di considerazioni sulla gara. Era una gara comunque difficile, però anche avvincente, perché comunque è un campo gara ricco di pesci, tant'è che Alberto ha vinto con 11 pesci validi circa. E io avevo un po' la pressione, diciamo, del risultato che ho fatto l'anno scorso, tant'è che anch'io ho vinto con 11 pesci l'anno scorso. E sapevo che comunque era una gara difficile, ce l'ho messa tutta, alla fine ho catturato 6 pesci di cui 4 validi, ma già sapevo che comunque non avrei fatto un risultato esagerato. Sono arrivato appunto settimo, non mi posso lamentare. Mi fa molto piacere che comunque il mio video sulla gara di aprile 2024 sia stato d'aiuto a tanti, tant'è vero che nell'ultimo mese ha raggiunto quasi 4.000 visualizzazioni, che comunque tanto. L'unica cosa che mi è, diciamo, dispiaciuto molto è il comportamento di alcuni atleti che mi hanno marcato praticamente per la prima ora, come se avessi segnato chissà cosa, l'Eden probabilmente, ma non è così. Diciamo che marcare una persona durante una selettiva è controproducente per entrambi, sia perché io, rendendomi conto di essere seguito, ovviamente non sono andato sui miei punti e per la prima ora non ho pescato praticamente, e
per chi marca è controproducente, perché non fai la tua pescata, ma che magari sei anche bravo a fare, però ti devi adattare e devi seguire un altro atleta. Fondamentalmente è questo. Un comportamento che io reputo, diciamo, non corretto. Questa cosa mi è dispiaciuto molto, però vabbè, anche questo fa parte delle gare. Io ormai sono tanti anni che le faccio, non tantissimi, ma abbastanza, e ne ho viste di cotte e di crude, e in ogni caso ci siamo divertiti tutti. È sempre un bel momento da vivere, perché comunque ci rivediamo tutti dopo mesi che comunque non ci vediamo. E niente ragazzi, spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Io ovviamente ho cercato di riassumere il tutto con le immagini più belle, e si ritornerà a Torre del Greco l'anno prossimo probabilmente, ma nel frattempo sicuramente metterò qualche altro video di selettive, o in Campania se riusciamo a organizzarne un'altra, o fuori, che sicuramente andrò a fare. Ciao!